quanto riguarda la cucina inglese, è una cucina che si rifà molto a una differente tradizione dalla nostra. Essendo anche un clima diverso dal nostro, gli inglesi sono molto amanti diciamo, di cibi caldi e cibi ricchi, perché ti permettono di combattere il freddo, come le zuppe o come i timballi. Abbiamo tra le mie ricette c'è anche un famoso timballo c'è un famoso timballo ripieno con il roast beef. Poi hanno la famosa Guinness pie, che è una torta che si fa sia con il beef, con il manzo, e la famosa birra di marca irlandese Guinness. E poi un'altra cosa, gli inglesi sono anche molto ferrati in pasticceria, come non pensare alle famose melingate o alla famosa Victoria Sponge, che è una specie di sandwich fatto è una torta che viene fatta con la marmellata di raspberry, dei frutti di bosco o di more rosse. Per non parlare poi della Velvet, che è un'altra torta che viene fatta con l'icing, che è un prodotto, è una specie di zucchero di copertura zuccherosa che ricopre la torta, che ricopre due sandwich di pan di Spagna con la marmellata, e poi sopra gli viene messa questa soluzione zuccherosa che rende la torta bianca.
hanno una grande passione per la cucina italiana e viene considerata una cucina a 5 stelle, la perfezione del cibo. E sono molto innamorati del ragù alla bolognese, infatti hanno tentato anche loro di emularlo, perché se giri in molti supermercati trovi dei ragù della salsa bolognese che è molto amata e che loro utilizzano anche per fare le lasagne, che è un altro piatto che gli inglesi adorano. Poi sono anche innamorati molto dei nostri dolci, infatti poi già stanno cominciando a crescere a Londra anche delle piccole realtà per quanto riguarda la dolceria, e quindi anche i famosi cannoli siciliani o anche molti dolci tipici della Sardegna, perché la comunità sarda è molto forte e molto popolata a Londra. Ho portato anche le sue specialità a livello sia dolciario che primi e di secondi. Ristoranti italiani a Londra, dove la cucina italiana è considerata una cucina d'élite, abbiamo un ristorante di recente apertura a Piccadilly Circus, che praticamente viene considerato il centro del mondo, che si chiama Savini, che è un ristorante tipico di cucina italiana. Poi abbiamo Princi, che è un ristorante sempre nel centro di Londra che è molto rinomato. Io faccio un pane a lievitazione naturale, con farine biologiche e poi cotto nel forno a legna. Senza corrente potrei impastare e infornarlo. Il pane ha bisogno del suo tempo, quindi segreti non ce ne sono. Ho iniziato con il primo negozio di panificazione in Calabria nel 1985. Dopo 5 anni di attività ho deciso di trasferirmi a Milano assieme alla mia famiglia. Mattone su mattone, oggi ho aperto 5 bakery. That I've traveled the world and I've been exposed to great food and great culinary experiences, and of all the culinary experiences that I've had, there is none, not even coming close to what Rocco Princi has done. You walk into his stores is a visual, intoxicating, seductive environment just by how things look, let alone how they smell.
and then once his people give you a taste of something, it's over. You cannot escape. Io e Howard abbiamo una visione comune, fatta di amore e passione per ciò che si fa. Curare il dettaglio, ricerca, innovazione e artigianalità. Well, he and I became friends over the years. He had Starbucks in his travels, became a big Starbucks fan. I invited him to Seattle over the years, snuck him into the building, and became a real passionate person around what we do around coffee. Io la sensazione che ho provato quando sono entrato nella roster è come un bambino lo porti alla fabbrica del cioccolato. È un mondo magico. I've dreamed about bringing Princey to Starbucks. So the opportunity to create a partnership with him to bring Princey food into the roasteries. I believe this is a significant milestone for the company. That's going to be pretty exciting. La località di South Kensington dove che è stata la zona che ha dato molti film che abbiamo visto in televisione. Abbiamo Maria, che è un tipico ristorante italiano che fa una pizza, che fa la tipica pizza napoletana, e poi vi sono anche ogni zona di Londra ha il suo ristorante italiano, che sia rinomato o meno, ma ormai i ristoranti italiani ne aprono davvero tantissimi a Londra. Pizzeria, we only have two types of pizza on the menu because the original franchise in Naples only has two types of pizzas, margherita and marinara. And this is because they're believed to be the original types of pizzas. So anything with any kind of toppings or extras on top is just seen as being non-authentic. So that's all we have on our menu as well. The Neapolitan classic style of pizza is called Carter's wheel because it's a shape, it's flat and it's big and it goes over the plate's edges. So it's a huge pizza which is flat, so the crust is not high at all, but it's completely flat. It's the same as the middle basically, and it's consistent throughout, so it's the same sort of thickness. It's very thin, but it's very soft and chewy. That's why some people say, oh, it's raw, but it's not raw. That's very, very soft dough, which stays soft even when it's cooked at 500 degrees in the oven. So that's the typical classic shape and type pizzas we have in Naples. We have to source everything from Italy, from Naples in particular. So, well, the flour comes from Naples, the fior di latte, which is the type of mozzarella that we use on the pizza, comes from the Amalfi Coast, a town called Agerola, which is up inside the Amalfi Coast in the mountains. Then, where else we go? Basil comes from here, but oil comes from Italy, tomatoes come from Italy, so all the main ingredients apart from oregano and basil, which we source locally here in England, and then everything else, even yeast and salt, come from Italy. Back when Salvatore Condurro used to make pizza for his family and his neighbors. And then his son Michele took his passion from his dad and started a business out of it, which then basically brought forward to and he passed on to his sons as well and his wife. And it's really pretty much a family business that's been going since then. We then, Michele then decided to expand outside of Naples, because in Naples they only really had one pizzeria. They never had more than one. It was the one and only since then. In 2012, they were approached by a Japanese entrepreneur and decided to open an experiment outside of Italy and opened two pizzerias in Japan, one in 2012, one in 2015, one in Tokyo and one in Fukuoka.
Then they decided to open another one in Rome last year in 2016 in November. And then we expanded into London because, well, I've lived here for a long time and I have a huge passion for pizza, and thought that with all the Italians and Neapolitans here that people will love it, also because Londoners are getting much more kind of picky with pizza, in the sense that they know which one is the real pizza, and so I thought that it would do really well here. So we decided to bring it over to London. I've got 5 chefs at the moment, 4 of them completely Neapolitan. One of them was born and he was raised in Naples until he was 12, and then he moved to Rome. One of them actually comes from Da Michele in Naples. He came to do the training to the others and then decided to stay over in London because he liked it and he enjoyed it, so we were very happy. And he kind of gives us the chance to get some sort of a little bit of Naples here as well. Penso che proprio il gusto con il quale ho il piacere di collaborare sia un'ottima vetrina anche per persone che praticano la cucina a livello amatoriale, anche di potersi mettere in mostra. E sono convinto che è una pagina in continua crescita e che piano piano può dire la sua anche sia a livello nazionale che a livello internazionale. Sono contento di collaborare con loro per poter mettere in mostra la mia passione per la cucina, soprattutto la cucina internazionale. Io, essendo un grande, oltre che essere legato alla tradizione della cucina siciliana, come mi hanno trasmesso mia mamma e una zia adottiva, sono anche un uomo che ama tanto viaggiare e soprattutto sperimentare nuovi tipi di cucina. Infatti nel sito ufficiale trovate una pagina che è dedicata alle mie ricette, dove trovate ricette di qualsiasi parte del mondo, soprattutto per rimanere legato alla mia terra, che nel Mediterraneo trovate molte ricette, trovate le ricette diciamo tipiche in Spagna, ma soprattutto in Grecia e in Turchia, che sono delle nazioni che molto attive a livello mediterraneo. Poi ora mi sto aprendo anche i miei orizzonti in Africa, che
Un'altra, che è anche un'altra buona parte del Mediterraneo, come la mia recente ricetta del couscous. E poi un'altra anche parte del Mediterraneo che non viene presa molto in considerazione sono la penisola balcanica. Io ho introdotto molte ricette di questa cucina, come i cepapichi, come le ricette di cucina tipica albanese, croata e slovena. E ora il mio prossimo obiettivo è lo studio di ricette della cultura araba e della cultura africana che hanno tanti punti di incontro, quindi la mia prossima ricetta potrebbe provenire da una di quelle zone. A conclusione della nostra chiacchierata vi raccomando di seguire la mia pagina nel blog della Torre del Gusto, che si chiama L'Angolo di Alberto, e porgo un caro saluto a tutti.